Ciao, salve a tutti! Quanto il narcisista nel love bombing prova sentimenti per te? In che grado il narcisista nel love bombing, nella prima fase della vostra relazione, ha provato qualcosa per te? Per rispondere anche alla domanda di Simo in un commento a un video che mi poneva. E chiedo anche a te se tu hai avuto l'impressione che lui ti abbia veramente amato all'inizio o comunque fosse coinvolto emotivamente, oppure percepivi qualche forma di disagio o qualcosa che in qualche modo, in qualche misura non ti tornava degli atteggiamenti del tuo ex o del tuo partner. E dico subito che la strumentalità non consente sentimenti puri e spassionati, ovvero non strumentali. Questo non vuol dire che sempre e comunque il narcisista finga, e questo lo si sente dire da qualcuno che il narcisista finge di amarti. Ma solitamente in realtà, a meno che il narcisista non abbia solo e semplicemente la necessità di non essere solo, e capita molte volte anche questo a un narcisista, ma capita che molte volte lui stesso voglia credere che i suoi siano sentimenti, che lui stia amando. Poi magari lo potrai sentire dire 2 minuti dopo con romantico fatalismo che però l'amore finisce prima o poi, come inizia ha una fine. Però molte volte vorrebbe lui stesso credere di provare dei sentimenti, oppure capita che le emozioni che prova le scambia per sentimenti di amore. Cosa muove un narcisista nella prima fase scoppiettante, stellare del love bombing, quando sembra un principe azzurro, pieno di attenzioni per la partner, e magari a te sarà capitato proprio questo, di avere tutte le attenzioni, i complimenti da lui, le galanterie e apparente senso di cura, anche perché è la fase in cui il narcisista generalmente si rende sempre molto disponibile e quasi anche una specie di salvatore. Cosa muove quindi un narcisista in questa sua fase della conquista, a cui inevitabilmente alla tua idealizzazione da parte sua seguirà però poi la svalutazione e il gettarti o scaraventarti dalle stelle alle stalle? Cosa lo muove? Cosa muove il narcisista? Lo muove la necessità di sopperire ai suoi vuoti interiori, specie se è rimasto solo o come gli capita di solito quando il coinvolgimento per la partner con cui è in relazione comincia a venire meno e a sfumare. E poi lo muove la necessità di provare emozioni ed anche di ottenere ulteriori conferme del suo valore, della sua capacità di fare colpo, al fatto di poter essere amato. E vedi che su questo trovi un video specifico sul canale Tu ed Io, quando il narcisista cerca donne più giovani, e questo accade molte volte proprio quando il narcisista comincia ad invecchiare e quindi sente il bisogno di conferme ulteriori e rinnovate alla sua virilità, al suo status di uomo ancora appetibile. Quindi, per rispondere alla domanda in che misura il narcisista nel love bombing ha provato sentimenti per te, veri sentimenti, veri e propri sentimenti per te. Per rispondere a questa domanda devi prima di tutto capire quali sono i bisogni dello specifico narcisista e capire quanto egli se ne discosti da questi bisogni, perché quanto più se ne discosterà, tanto più il narcisista potrà essere coinvolto da te, che sembra in realtà che dovrebbe essere il contrario, ovvero quanto più lui ha certi bisogni e tu puoi sopperire a quei bisogni, tanto più sarà legato a te. No, assolutamente no. Se il narcisista sta seguendo in completa aderenza ai suoi bisogni, perché in te trova il modo di sopperirvi, di soddisfarli, significa appunto che sono i bisogni che il narcisista intende colmare e perseguire attraverso di te, che sta seguendo i tuoi bisogni e non tu, sta seguendo l'esigenza di soddisfare i suoi bisogni e non sta quindi seguendo te. Tutti noi naturalmente abbiamo dei bisogni profondi, tra cui uno dei maggiori e più importanti è proprio il bisogno di amore, di essere amati, oltre che di amare. Quindi in certo grado è naturale che un partner rappresenti anche una fonte di soddisfacimento a questo bisogno, ma se il bisogno supera il grado dell'amore spassionato,
allora l'amore non è più veramente tale. Il grado dei bisogni spuri e ammorbanti del narcisista puoi valutarli sulla base sia, per esempio, della sua solitudine, del grado della sua solitudine, se ad esempio per caso è stato scartato dalla precedente partner e quindi ha un bisogno estremo di colmare il vuoto della solitudine sentimentale che ne segue, oppure se in te può trovare un soddisfacimento a diverse esigenze più o meno importanti per lui. È chiaro, ad esempio, che se tu puoi colmare le sue esigenze materiali, facile che ci sia un particolare interessamento da parte sua che esula dalla questione affettiva. Purtroppo ci sono tante donne che mantengono narcisisti, più di quanto non si creda, anche perché il narcisista è abile nel sedurre donne che gli possono essere utili anche tante volte in modo appunto materiale. E queste donne infelici, spesso anche maltrattate, non vogliono rendersi conto dell'interesse che il narcisista ha di restare in relazione con loro, che è un interesse puramente di natura materiale. E la cosa vale naturalmente anche in tutti quei casi di narcisiste sfruttatrici che magari adescano letteralmente uomini facoltosi per puro interesse materiale. E quindi queste donne si nutrono, vogliono nutrirsi dell'illusione che ci sia un interesse diverso da quello materiale o che perlomeno possa prevalere da parte del partner narcisista l'interesse affettivo su quello materiale. Chiaramente in questi casi non è così. E tieni poi presente che per quanto apparentemente non ci siano bisogni tanto profondi e che ragionevolmente non ci dovrebbero essere da parte di un narcisista per stare con te, per avere una relazione con te e rimanere in relazione con te, resta il fatto che un narcisista non sarà mai mosso da sentimenti autentici, ma solo appunto in diverso grado da bisogni di natura per lo più narcisistica. Quindi di rifornimento emotivo, talvolta materiale, e per alimentare l'esigenza di conferme alla sua bassa autostima, al suo io. Conquistare nuove donne, ma anche riconquistare a volte, infatti, inebria letteralmente un narcisista perché lo riporta a un grado di autostima che altrimenti è carente e in bilico. Ti abbraccio forte e sempre naturalmente grazie, sono sempre felice di leggerti, di averti tra noi e naturalmente forza tutta, avanti sempre tutta. Un abbraccio forte, ciao ciao ciao.